Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è l'8 luglio del 2025, buon martedì, buona giornata a tutti. È un video un po' particolare questo, ovviamente parleremo un pochino di mercato, accennando a quello che è soprattutto la nostra situazione ai terzini e all'ultimatum per Ardon Jajari. Ma soprattutto vi porteremo in quel di Milanello con qualche video, qualche considerazione, qualche retroscena rispetto a quello che è successo ieri durante il primo allenamento, ovvero in realtà era il secondo allenamento del Milan, ma il primo a porte aperte, in realtà anche l'unico a porte aperte che vivremo in questa stagione. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di seguire ieri il giorno del ritiro insieme a noi, quindi grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Se volete iscrivervi, grazie, iscrivetevi perché, come detto, è sempre modo per farci andare avanti e ricordatevi di fare l'abbonamento che quello da 0,99 se l'avevate l'avete perso ormai da ben 7 giorni. Allora, prima di tutto dai, parliamo un secondo prima di mercato e poi andiamo a Milanello perché c'è da raccontare qualcosa di interessante anche dell'ambiente stesso e di quello che un po' è successo ieri. Ma prima di tutto parliamo di mercato. Allora, ne avevamo parlato ormai 2 o 3 settimane fa di Guela 2, è un giocatore che piace, interessa, sì. Ieri è stato, diciamo, raccontato, non mi ricordo da chi onestamente, mi perdoni chi è la fonte perché in questo momento non mi viene chi è stato il primo, credo Di Marzio forse. Comunque, oh no, l'Equipe, scusate, a raccontare di una trattativa in essere, quello Strasburgo, con un'offerta da 15 milioni di euro, con però una richiesta dello Strasburgo che sarebbe più alta. Chi parla soltanto di 20, e quindi saremmo nel caso vicini, tipo l'Equipe stessa, mentre ad esempio ho visto Fabrizio Romano riportare 35. Oggi ci informiamo un po' di più e poi magari ve la raccontiamo meglio, cercando di capire da dove sta, diciamo, un pochino più la verità. Se la richiesta dello Strasburgo è realmente così fuori mercato, perché 35 vuol dire più del doppio della nostra offerta, se sono 20 invece in realtà insomma vuol dire che c'è margine di trattativa per capire come andare a sistemare la questione terzini, che in realtà è particolarmente complessa per il Milan, detto del saluto di Teo nei giorni scorsi. Ieri è arrivato il saluto di Rafa a Teo. Insomma, Teo mancherà, è inutile che ce lo nascondiamo. Insomma, è un giocatore che anche dentro lo spogliatoio, dentro Milanello, aveva un certo peso. Insomma, c'è stato anche un piccolo siparietto ieri che a margine dell'allenamento che lo ha dimostrato un po', ma insomma, eh, perdiamo comunque un giocatore importante che ha fatto anche la storia recente del Milan, è inutile che ce lo nascondiamo. Poi che sia andata male alla fine, anche questo è abbastanza innegabile. Ci siamo già espressi e non ci voglio tornare su, ci torneremo su magari in un altro momento. Qui parliamo di altro. È giusto considerare Guerra 2 tra i preferiti, con una trattativa in essere. È giusto considerare anche Archie Brown, ma sulla sinistra. Sarà giusto considerare che il nostro batteria a terzini sarà composta da ragazzi probabilmente giovani, alcuni anche particolarmente giovani, intorno ai 21, 22, 23 anni, che si possono affacciare in questo momento per la prima volta in una grande squadra e quindi dovranno essere inquadrati per bene da Massimiliano Allegri. Questo vorrebbe dire la speranza, almeno la mia speranza, è che possano arrivare nel più breve tempo possibile per far sì che possano essere dati ad Allegri nel più breve tempo possibile e lavorare su un reparto che i 4 centrali sono più o meno definiti, sempre se non esce qualcuno. Perché se poi esce uno dei 4 centrali ne deve arrivare un altro, mentre tutta la batteria terzini probabilmente cambierà e quindi c'è bisogno di andare a risistemare per bene il reparto che davanti a sé peraltro non ha nemmeno un altro reparto già ben consolidato e costruito, perché anche qui stiamo aggiungendo giocatori titolari nuovi e quindi se riusciamo a far tutto nel più breve tempo possibile meglio è. A proposito di questo, e chiudiamo la parentesi mercato, ci aspettiamo quest'oggi la risposta del Bruges definitiva all'offerta definitiva del Milan per Ardon Jajari. Ieri Tare in conferenza mi sembra che sia stato molto chiaro. Il Milan ha fatto un'offerta che per il Milan è decisamente buona, rilevante, da record per il campionato belga, forte anche della volontà del ragazzo di venire qui. Si è fermato a 32 più qualche bonus un po' più semplice, insomma, grosso modo l'affare totale è da 37 milioni,
massimo 38 con un ulteriore bonus un pochino più complicato, ma insomma questa è l'affare. Se il Milan si ferma qui, aspettiamo di capire se oggi il Bruges accetta e quindi scende un pochino da quella che è la sua valutazione complessiva da 40 e fa fruttare l'affare. Capiremo oggi se sarà la questione, diciamo così, se sarà il giorno giusto oppure no. Questo per quanto riguarda il mercato, tanto altre notizie in questo momento non ce ne sono. È giusto però raccontarvi quello che è il Milan attuale e ve lo faccio anche tramite qualche immagine. Prima di tutto inizio da lui, da Max, che insomma, è stato sicuramente ben accolto dall'ambiente, dai tifosi e mi sembra anche, tra virgolette, giusto così, perché come ho detto nell'editoriale di ieri, Tari e Allegri sono anche vissuti come diciamo, quelli che ci possono, tra virgolette, tirar fuori dalle sabbie mobili di questi ultimi 2 anni. Di certo non i dirigenti che ci sono ancora al Milan, che peraltro sono stati anche fischiati, soprattutto Furlani è stato pesantemente fischiato al suo arrivo, quindi insomma, da questo punto di vista l'ambiente credo che ormai abbia sentenziato ed è, lo dico forse, diciamo così, quasi a pro suo, è meglio che in questo momento, tra virgolette, anche per il bene stesso del Milan e dell'ambiente del Milan, la D si limiti a fare la D, che si metta un attimo in secondo piano, che non vada davanti alle telecamere, che si limiti a fare come faceva ad esempio Antonello all'Inter, l'amministratore delegato, cioè sta dietro, gestisce, amministra, fa di conto, fa quello che deve fare con la proprietà, eccetera, eccetera, ma lascia, tra virgolette, davanti come biglietto da visita della società anche per i tifosi Allegri e Tare, ma per l'ambiente stesso quasi lo dico, perché l'ambiente stesso ha bisogno di un attimo di serenità e non di esacerbare ancora di più gli animi. Quindi, ma al di là di questo, della contestazione che insomma a questi dirigenti prosegue, come è giusto che sia, visto come hanno lasciato nei 2 anni precedenti il Milan, con i fischi anche ad esempio a Scaroni quando si è affacciato sul campo, ma andiamo avanti. È giusto invece parlare di Max, che insomma è stato abbastanza chiaro in conferenza stampa ed è stato abbastanza, diciamo, realista in conferenza stampa, non ha voluto nemmeno promettere troppo. E da un lato mi sembra anche giusto così, perché è inutile in questo momento promettere. L'importante è che dentro si sappia perfettamente che si parte per vincere. Il Milan deve partire sempre per vincere, soprattutto quando non ha le coppe a disposizione, quindi ha solo e soltanto una partita a settimana. Deve partire per vincere. Poi se non vince e si piazza secondo, terzo, massimo quarto, la stagione non è diventata un fallimento, ma è una stagione discreta diventa a quel punto. Ma se si punta semplicemente ad arrivare in Champions League, poi il rischio che per un non nulla non ci arrivi e diventa fallimentare. E questo che non vogliamo assolutamente. Però Max mi sembra già molto carico, anche visto a Milanello, diciamo così, dietro un po' le quinte dei video, eccetera, mi è sembrato particolarmente carico, soprattutto con una persona, lui. Allora, c'è da raccontare molto, anche se ovviamente si è visto poco, si è visto un'oretta e mezza di allenamento, però da questo tipo di rapporto penso che possa passare tantissimo del prossimo Milan. Credo che Allegri sappia benissimo cosa vuol dire avere Rafael Leao in squadra, quanto sposta in Serie A un Rafael Leao che è determinato e determinante, come è stato in queste stagioni un pochino più sporadicamente, come era stato in maniera continuativa nell'ultima parte dell'anno dello scudetto, che ha quasi vinto da solo, nella seconda parte in primavera, con l'aiuto dei compagni, eccetera, ma insomma con la sua grandissima zampata. Ve l'avevamo già detto, Max su Leao si spende e si spenderà completamente, lo reputa il giocatore fondamentale di questa squadra, lo reputa quello veramente non cedibile, lo reputa anche quello che potenzialmente può crescere di più e in cuor suo sa perfettamente che ha
secondo lui, le capacità e le armi per farlo rendere ancora di più di quello che ha reso negli ultimi anni. Insomma, è una sorta quasi di sfida che ha quasi con se stesso Allegri. E ieri, durante la fase iniziale di possesso palla con 2 squadre più i jolly, che magari avete visto, 1 su 2 delle parole di Allegri alla squadra erano per Rafa. Dai Rafa, forza cioè non volevo rivancare i ricordi del passato, però era sempre soltanto su Rafa Leao e gli contavi i palloni persi, Rafa ne hai già perso 1, Rafa ne hai già persi 2. Già dal primo allenamento è stato un martello, ma non, diciamo così, da cattivo. È stato, diciamo così, con Rafa non bisogna lasciarlo perdere, non bisogna lasciarlo stare, bisogna sollecitarlo tanto e Max probabilmente lo sa che il suo Milan, anche per come gioca tendenzialmente sempre Max, insomma, Allegri ha una tipologia di gioco che esalta molto il singolo, magari meno la coralità di squadra, soprattutto in fase offensiva, diciamo che si lascia, tra virgolette, portare molto da quelle che sono le qualità dei singoli. E in questo momento chi ha più qualità al Milan e che può risolvere di più le partite è proprio Rafa. E quindi Allegri se lo coccolerà tanto e lo metterà molto, molto, molto al centro del progetto. Già ieri, insomma, è stato veramente molto vicino a Rafa, anche quando se ne andava a bere, quando ci si spostava, insomma, è stato super, super attaccato a Leao. Detto questo, però volevo parlare anche di qualcun altro. Volevo parlare di Samuele Ricci, anche lui tra i più acclamati. Peraltro, Rafa, nonostante che insomma il mondo parallelo, social, eccetera, ogni tanto ci racconta di realtà distorte, è stato nettamente, se non il doppio, forse il triplo addirittura, tra i più acclamati ieri, perché insomma ha ancora, diciamo così, grande ascendente sui tifosi del Milan. Molto acclamato anche Samuele Ricci, che è stato messo all'interno della prima esercitazione tattica, quella del possesso palla coi jolly. Lui era uno dei jolly insieme a Loftus-Cheek. Anche Loftus è stato molto, molto, molto chiamato da Massimiliano Allegri. Ecco, se c'è un nome che magari rispetto al passato può cambiare, può scalare gerarchie, è proprio Loftus-Cheek, anche per come, ad esempio, già ieri si è snasato, lo tratterà Allegri e quanta considerazione, quanto occhio aveva Allegri su di lui. È stato veramente tanto chiamato anche nell'esercitazione tecnica, più di Ricci per paradosso, che comunque è un giocatore nuovo di questa squadra. Ci punterà tanto, poi insomma parlerà al campo se sarà stata una scelta giusta o sbagliata. Vi possiamo dire che però, anche per come magari avete sentito le parole in conferenza stampa, su Loftus Allegri punta tanto. Avevamo detto anche questo, occhio a Loftus, perché Loftus con Allegri prenderà spazio e posizioni. Poi, se il campo dirà che sarà una situazione giusta, bene, altrimenti errore di tutti. Per Ricci invece, insomma, è stato sicuramente anche lui, sì, molto acclamato. È un giocatore e una persona, soprattutto per come l'abbiamo potuta conoscere anche così un po' a bordo campo, molto educata, molto posata, che entra, diciamo così, a piccoli passi in un ambiente, come è giusto che sia, peraltro. Mi piace questo atteggiamento, non per forza perché è italiano, perché conosce la lingua, eccetera. A proposito, prima che mi dimentichi, una cosa importante di ieri che ho notato e che mi piaceva condividere è che, ehm, non perché, siamo stati colti da una botta di patriottismo nell'ultimo anno, eccetera, quando invocavamo un allenatore, un tecnico italiano, ma o al massimo che parlasse molto bene la lingua e conoscesse molto bene l'ambiente. Non per eccesso di patriottismo, ma per il semplice fatto che aiuta tanto. Soprattutto una squadra che deve riformarsi, crescere, ritornare a essere
competitiva anche dentro, oltre che sul campo, deve fare un gruppo, deve fare squadra, deve farsi squadra, deve anche essere, diciamo così, pronta subito per partire forte, come ha detto Allegri. E un tecnico italiano in questo aiuta tanto. Ieri Allegri ha potuto parlare tantissimo alla squadra nella seconda parte delle esercitazioni di possesso e di partitella. Ha lasciato nella prima parte di esercitazione invece tecnica, quella subito dopo la prima corsetta di riscaldamento, che si fossero da un lato Corradi, dall'altro Magnanelli insieme a Landucci a condurre l'allenamento, che tutto lo staff italiano possa essere d'aiuto, e su questo purtroppo, al di là di quello che si può pensare, insomma, non- lo staff italiano aiuta tantissimo. E ho visto, perché eravamo lì l'anno fa, con Fonseca, la differenza di avere uno staff che parla la lingua e parla in italiano e può comunicare con praticamente tutta la squadra, con quelli che c'erano già e che hanno iniziato a parlare italiano e gli italiani rimasti, ma che possono dare tante, diciamo così, spiegazioni sul campo fin da subito. Ad esempio con Fonseca, dove lui parlocchiava italiano e lo staff quasi niente, insomma, era già un pochino più complicato. Si parla molto, c'è molta più vocalità a Milanello, anche tra i giocatori stessi. E uno di questi, e mi piaceva raccontarvelo, era lui, spero di fare giusto. Sì, eccolo lì, è il buon Matteo Gabbia, molto molto vocale ieri durante le esercitazioni, ha cercato di tenere su alto il ritmo e anche da lui passerà molto della stagione per me, non tanto magari sul campo, dove sicuramente è un giocatore importante e ci darà una mano, è un giocatore che insomma, anche durante, diciamo così, il lavoro a Milanello, il gruppo, lo spogliatoio, eccetera, avere dei giocatori così è importantissimo. Sembra quisquiglie, sembrano cose di poco peso, ma è così. Chiudo con due aspetti. Lui, Alexis Almacher. Mi verrebbe da dire bentornato ad Alexis, anche se in realtà sembra quasi che non se ne sia mai andato negli ultimi 2 stagioni, dove ha fatto un po' dentro e fuori dal Milan, prima a Bologna e poi a Roma. Ecco, un'altra persona che ci potrà fare gran bene e che Allegri ha considerato da tanto anche già da ieri è lui, è Alexis. Ora, non sarà, come abbiamo sempre detto, un campione epocale che farà la storia del mondo del calcio, ma all'interno del Milan ci sta alla grandissima. Ci stava anche l'anno scorso alla grandissima, così come voleva Fonseca stesso, così come ha richiesto che restasse quest'anno Allegri, e quindi assolutamente all'interno del progetto Alexis Almacher. E mi aspetto che possa prendere tanto spazio e tanta considerazione Alexis. Eh, chiudo qui. Vi volevo far vedere anche nel mentre un po' di immagini. Sentite forse anche un pochino la vocalità dei tifosi con Rafa e vedete in questo momento anche Christian Pulisic, c'erano praticamente tutti. L'importante, come ho detto all'inizio del video, sarà cercare di far mercato in più breve tempo possibile, proprio per dare ad Allegri la possibilità di lavorare in questo momento storico, questo, non quando poi magari si va in tournée, poi quando si fanno amichevoli a destra e a sinistra, soprattutto nel Regno Unito in agosto. Bisognerà cercare di fare un gruppo forte subito, magari cercando di fare mercato già da oggi con la decisione del Bruges. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco con Lunch e poi Talk.